Eccoci qua per analizzare i trend di mercato delle carte collezionabili. Partiamo subito da Card Market con Pokémon Ossidiana Infuocata The Ruler of Black Flame. Quindi, dato che in realtà dovrebbe uscire l'11 agosto questo set, ma ce l'abbiamo già in, io credo che sia pre-order, raga, perché è impossibile che lo compriamo e già ci arriva una settimana prima. No, sarebbe un po' ingiusto, direi, no? Anche perché da qui ce l'ho da in vendita da luglio, quindi non credo che un mese prima riesci a prenderlo. Probabilmente saranno già i preordini forse su Card Market, della gente che sicuramente, non so, magari qualche negozio che poteva fare dei preordini e metteva in vendita. E infatti guarda, direttamente online su Card Market. Ecco qua, leggi sotto, esatto. Questo articolo è in prevendita, non sarà inviato fino all'11 agosto. Perfetto. Quindi l'uscita ufficiale l'11 agosto, e l'11 agosto se lo preordini adesso, ti arriva. Lo stavo per dire prevenditi adesso. Però andiamo a vedere le prevendite a che punto sono partite. Ovviamente come prima cosa abbiamo l'inglese, perché ripetiamolo all'infinito, le carte in inglese valgono meno che le italiane, anche se hanno più un mercato. Esatto. Allora, il 6 luglio ci dà una base di 120 euro, che comunque come pre-order non è per niente male. Non è male per niente. Dopo 140 considerare la euro. spedizione, ovviamente, però considerando che su altri siti ben più noti, che non faremo nomi per non togliere niente a nessuno, partono da 159, ci sta, va bene, è onesto come prezzo. È un buon prezzo per un prezzo di prevendita. Poi ovviamente ha sparato a 140, a 131, ma vabbè, è normale. Vabbè, quella è la richiesta iniziale, diciamo, no? Che tutti lo vogliono all'inizio, poi dopo comincia a calare un pochino. E poi tutto. da qui hanno detto tutti: no, ma forse è un set che fa schifo. Non ci piace più. In un giorno, Sì. Però effettivamente poi alla fine siamo arrivati a quello che è il punto iniziale. Siamo un po' stabilizzato, come diciamo. al solito, Esatto, perché tanto fanno stabilizzato. tutti così i box di qualsiasi espansione, di qualsiasi carte collezionabili. Ma andiamo a vedere effettivamente ad oggi quanto ci costa un box. Quanto ci può costare? 112,90 €. Esatto. Che consideriamo sempre una spedizione che varia dai 10 ai 20 euro, perché è comunque internazionale come spedizione, perché arriva dalla Germania, è Europa, quindi sicuramente ci costa molto meno che andare in altri continenti. Non puoi fare il pacchettino piccolo eventualmente come le possono. No, anche perché solo le carte. Esatto, ma poi perché Quindi questo pesano anche parecchio i box alla fine. Consideriamo allora un 20 euro di spedizione, voi con 133 euro vi portate a casa un box in inglese di Ossidiana, che non è male. Oggi come oggi non è male. Non è per niente male, ragazzi. Ma noi facciamo finta che non lo vogliamo in inglese, lo vogliamo in italiano. In italiano, quindi come siamo noi, no? Italiani. Non lo vuoi in tedesco? No. Tedesco, sai che farei Gulag. Esatto, Salzar che mi viene chiamato in quel un po' troppo strano, non mi piace. Ecco qua, abbiamo spedizione nazionale, il box in italiano, e parte da 150 euro, dai. Che è un prezzo che, diciamo, per un box italiano non è neanche male come prezzo. È prezzo di prevendita? Beh, alla fine ti viene 10 euro del prezzo standard dove lo vendono in giro, in meno, intendo. Quindi con 160, perché spedizione nazionale sugli 8 euro che mi viene da corriere. Diciamo che alla peggio 165, esatto. Esagerare. Ve lo portate a casa e comunque ne vale la pena per un box in italiano a 165, che adesso come adesso se tu lo vai a preordinare almeno 180 euro ti viene. Sì. Quindi ci sta. Ma la cosa interessante sarebbe andare a vedere anche la giappo di questo box, no? Ce l'abbiamo la giappo di questo box. La giappo di questo box è The Ruler of Black Flames, che in questo momento è qui, eccolo qui. Eccolo qua. E guardate quanto ha sparato alto, ragazzi. Era partito forte, Ma 185 euro per un box in Giappone non si è mai visto, raga. No, andavano una volta, le vendevano 80 euro, 70 euro. Ma quando lo trovavi a 80 dicevi già, oh, ma mi vuoi fregare? Cioè. Sì, infatti una volta i box giapponesi venivano molto meno. Invece adesso che c'è stato un po' il boom di queste carte giapponesi, che tutti vogliono queste carte giapponesi, so che c'è stata anche una crisi. C'è stata una crisi in Giappone inerente alla carta e quindi hanno aumentato i prezzi esponenzialmente. Ovviamente correggetemi se sbaglio, ma so che era questa la notizia. Però alla fine dei conti, con spedizione internazionale ma europea, perché dalla Svizzera arriva, esatto, in giapponese 110 euro, mettiamo 130 euro, vi prendete anche il box in giapponese. Che è molto, secondo me, è molto. È comunque molto.
ma considerando in confronto agli altri box di queste espansioni di Scarlatto e Violetto che avevano sparato altissimo, mi ricordo che c'era un box che aveva sparato anche 300 euro in giapponese. Non stiamo parlando di Vistar Universe, ma stiamo parlando di evoluzione a Paldea. Se stai parlando di Scarlatto e Violetto, quindi può essere o evoluzione di Paldea o quella che sarà anche l'altro Scarlatto EX, che è quella giapponese, aveva sparato altissimo. Bene, ma adesso quello che ci domandiamo, è presto per le italiane, lo sappiamo, ma quello che ci domandiamo è: ma quanto può valere una carta fatta bene, cioè la più costosa ovviamente di Ossidiana Infuocata in questo momento, che ancora ricordiamo deve uscire il set? Tra l'altro, qual è la carta più rara di Ossidiana in questo momento? Ovviamente è il Charizard Alternative Art Terra Cristallizzato. A gran richiesta il Charizard, che abbiamo qui, raga, cioè abbiamo qui, non c'è la foto ovviamente perché ancora deve uscire, è presto, non ho messo le ma foto. guardate il prezzo. Il prezzo, voi dite 170 euro per una carta, magari ancora tanto. No, perché ancora deve uscire il box. Cioè raga, una carta a 170 euro, quando esce il box, almeno, e sto dicendo almeno, si dimezza. Cala della metà più o meno, perché tanto voglio dire, le carte adesso sono uscite per i kit pre-release, no? Sì, esatto. Quindi vuol dire che, cioè guarda l'italiana. Ci sono, ma in teoria ce ne sono poche ancora, no? Quindi quando usciranno i box, quando usciranno le tin, quando uscirà tutto quello che uscirà di Ossidiana Infuocata, sarà un disastro. Sarà... Cioè i prezzi caleranno a picco, perché tanto sì, le carte si troveranno, ce ne saranno sempre di più, e quindi ovviamente la richiesta sarà sempre meno. Guarda qui, no? Che sono usciti i kit pre-release, per esempio, 220 euro ha sparato, 230, che comunque secondo me è poco per una carta di un Charizard. Cioè ragazzi, ok, siamo abituati a quelli prima edizione, magari quelli che erano vecchi, che ma abbiamo visto prezzi assurdi. Ma per assurdo anche il Charizard Alternative Art di Astri Lucenti aveva sparato a 500 all'inizio, raga. Ma guardate qui, cioè ha sparato solo a 230, quindi già significa che non piace come carta, ma questo lo sappiamo già tutti. Non è bellissima, diciamo, come Charizard, non è proprio il massimo dei Charizard. Assolutamente no. Terra cristallizzato. Assolutamente. L'hanno un po' rovinato. Però guarda qui, pam! Una botta fortissima, ma perché? Perché ne cari dalla in alto e vai giù così con la bicicletta, ammazza. Parliamo di carte in questo momento. No, però, cioè, questo vi fa capire quanto questo box possa essere, sì, magari bello da collezionare, perché ok, ci sono alcune chicche che sono anche carine. Hanno fatto una cosa carina con i Terra Crystal basandosi sui Specie Delta, perché palesemente era ispirato a quello, ragazzi. Sì, probabilmente sì. Ok, però non è uscita una grandissima cosa, perché se tu mi rendi una carta che dici che è la più rara del box e me la rendi già adesso, che ancora non è disponibile per praticamente nessuno, a 170. Io piuttosto, guarda, piuttosto che prendere un Charizard da 170 punterei più su uno Scizor, che secondo me è una carta fantastica. Scizor, questo dici? Sì. L'Illustration Range a 13 euro, che comunque anche questa dimezzerà, quindi con 5 euro è una bellissima carta. Ed è bellissima, perché io l'ho vista, veramente bella, fenomenale. Quindi andatela a guardare, scrivete sotto magari nei commenti, non so se vi piace anche a voi, se preferite Charizard, se preferite un'altra carta, quello che preferite, se lo dovete scrivere qua sotto. Magari commentate con un bel ciao Ux, come sempre. Ma alla fine dei conti, poi passiamo a qualcos'altro. Alla fine dei conti, conviene collezionare Ossidiana Infuocata a questi prezzi o The Ruler of Black Flame? Allora, beh, io direi di aspettare innanzitutto l'uscita. Ovviamente, ovviamente. Però il punto, il fulcro è ci sono i Charizard, perché ci sono, ma è un'espansione che adesso come adesso non ci dà niente. No. Personalmente, poi questa è l'analisi dei Toroi. Quindi sì, volete collezionarla, va bene, i prezzi ci stanno. Quelli italiani, quelli giapponesi sono fuori dal mondo in questo momento. Lasciamo perdere. Ma non troviamo il perché farlo. Una volta collezionavi Tempesta Argentata, c'era il Lugia Alternative Art, collezionavi Origine Perduta, c'era il Giratina, collezionavi Evoluzione Etere. Quelle carte avevano senso, quelle espansioni avevano senso. Da Scarlatto e Violetto in poi si è perso la rarità, diciamo, dalla carta in sé, perché l'importanza della carta. Esatto, l'importanza della carta, che magari in altri set era molto più rilevante. Ma adesso passiamo al nostro amatissimo Yu-Gi-Oh! Vediamo come va il nostro 25esimo anniversario di Yu-Gi-Oh! Vediamo come sta andando il trend di questo 25esimo. Eccolo qui Lob, ce l'abbiamo qui, ragazzi. Il boost del drago bianco occhi blu. Come sei il vintage, si dice Lob, scusate. Leggenda del drago bianco occhi blu. The Dragon Blue Eyes. Va bene. Comunque, vediamo qui che è partito da 93 euro. Ci sta all'inizio, nonostante su altri siti si comprava molto meno. Esatto.
spedizione compresa, in italiano. Non facciamolo nei siti, ma il sito è quello, lo sapete. Sono quelli, perché tanto alla fine tutti siamo solo 3, quindi non è che. Ma guardate qui, andata bella giù, risalita un pochino e adesso comunque stiamo sugli 82, che non è vero, perché se noi andiamo a vedere qua sotto, si è stabilizzato. Ma se vai a vedere il primo box in italiano, che tra l'altro il primo è in italiano, perché qui è al contrario, Yu-Gi-Oh! Al contrario, valgono più in inglese rispetto che in italiano. Esatto, giusto? infatti, però se ti ricordi l'ultima volta tra italiano e inglese avevano 10 euro di differenza, adesso la soglia si è assottigliata di brutto. Abbiamo 2 euro uguali, praticamente. quindi a sto punto, se le inglesi valgono col tempo, valgono di più delle italiane, Inglese tutta la vita in questo momento, conviene raga. comparare l'inglese, assolutamente. Io personalmente vi dico che in questo momento da collezionista di Yu-Gi-Oh! Prenderei l'inglese tutta la vita, perché ha una differenza di prezzo minima, ma le carte valgono molto di più. Ci hanno detto, ragazzi, perché guardate solo Card Market e eBay? C'è un altro sito che vale per fare affari, per comprare carte a prezzi giusti. E anzi, sì. Lo facciamo il nome? Certo. Ma sì, dai, non Andiamo lo a facciamo. cercare, Non lo facciamo il nome, vi facciamo vedere qual è. Qual è il sito? Che lo io conoscete tutti, ragazzi. Ho sentito di parecchie persone che hanno fatto affari su sto sito. Tutte le volte che vado io, l'affare sinceramente non lo becco mai, quindi ho un problema io, quindi consigliatemi voi magari dove posso andare a vedere bene le carte, perché io non trovo mai niente in sto sito. Allora, io dico la verità, non l'ho mai usato, l'ho scaricato forse mezza volta, ho guardato per un secondo e poi ho detto, ma guarda, onestamente no. Però effettivamente molti ragazzi ci hanno contattato dicendo, raga, dovete guardare su Vinted, perché effettivamente lì ci sono prezzi abbastanza validi. Ovviamente sono fatte da altre persone, quindi magari qualcuno che non capisce vi spara prezzi o altissimi o bassissimi. Certo. Però hanno detto che comunque qui le trovi le carte a buon prezzo. E citando questo ragazzo, ha comprato un Eevee Shiny di Hidden Fates dal valore di un circa 80 euro. Ragazzi, 50 euro. Sì, 40 mi pare che aveva detto. 40-50 comunque sì. Gradato a 9,5, raga. Cioè non una carta che dici sì è near mint, poi vai a vedere un excellent. No, è gradata a 9,5. No, lui ce l'ha proprio gradata, diciamo. Sì, ce l'ha proprio gradata. Quindi, cioè, poi l'ha comprata gradata, non è che l'ha fatta gradare. Quindi ha detto, no raga, io Vinted compro di tutto. E effettivamente lui ha una collezione mostruosa. Però onestamente, io guardando così, sì, qui, lì, giù, su, guardando così, raga, io vi dico, cioè, i prezzi mi sembrano normalissimi e non quei grandi affari. Poi magari, ok, devi... Sì, magari devi contrattare, no? Magari questo è un più lo un sito... contatti anche, magari sì. È più un sito dove magari puoi contrattarlo anche il prezzo, rispetto a Card Market, che invece sono prezzi che sono stabiliti. Correggeteci se sbagliamo. Prendendo un esempio, un Suicune giapponese gradato 9,5 a 63 euro non sembra così male. Per esempio, no, facciamo una cosa. Voglio vedere un attimo su Card Market a che prezzo lo troviamo, ovviamente. Non gradato. Suicune di... No, anche gradate vendono su Card Market. Dove? Come fai a capire se è gradato? Te lo faccio vedere subito. Ve lo faccio vedere subito. Anche perché io non lo so se allora, qui vediamo... potrebbe dare no, però questa è di Zenith Regale. A noi ci serve di... dovrebbe essere lei? È lei, perfetto. Veramente ha sparato il 28. Qua da vendere. Qui c'è stata una vendita esponenziale. Comunque si sono alzati i prezzi. Comunque raga, si sono alzati di brutto, perché se qui vedete non gradata, perché qua vi dice semplicemente che fa parte dei 3 cani leggendari a 60. Ah ok, però sotto ce ne sono altre. A posto. Questo non si sa perché. Ah, tutti e 3 i cani leggendari a 60 euro. Ah ok. Però adesso cerchiamo una gradata. Dovete leggere nelle descrizioni. Ecco, per esempio questa qui è gradata 9. Ok, non ha foto ma ci fidiamo. E sta a 45 euro. Con spedizione compresa vi viene sì circa 60 euro. Sì. Quindi alla fine siamo lì. Gradata 9, l'altra è gradata 9,5. Ok. Vado a spendere 3 euro in più, ma c'è un mezzo punto in più. Forse probabilmente è meglio l'altra. Però questo è PSA 9. Questo è PSA 9, ok, magari sa una cosa di... Andiamo a vederla. Ok, non è male come carta, vabbè, un PSA 9, ci sta tutto. E lo pagate, l'ho perso di vista, eccolo qui, 60 euro con spedizione 70 euro, però è PSA. Con spedizione però questo in Italia. E poi raga, voglio dirvi, potrebbe anche venire meno la spedizione. Con 10 euro in più, guarda cosa dai, un gem mint raga. Cioè, sì, Vinted è buono, per carità, non lo mettiamo in dubbio, è un 9,5, ok. Ma qui abbiamo un 10 per 10 euro in più. 10 tutta la vita. E con questo, ciao.